Come stupire a San Valentino, come organizzare al meglio la casa, tantissime idee e trucchetti in questo video. Io vi saluto e benvenuti. Inizio con prima idea, adesso che si avvicina il giorno di innamorati San Valentino, soprattutto per chi le coppie che stanno tanti anni insieme, quando si ha di tutto e non si sa cosa regalare. Ecco, questa è un'idea molto molto originale. Abbiamo bisogno delle fragole, tutto con le foglie, con il codino della fragola. L'importante è che non si rompono, le asciughiamo bene, li laviamo bene e li asciughiamo anche 2 volte, li passo con la carta. Metto in una ciotola un po' di acqua e mettiamo il cioccolato bianco a bagnomaria. Sappiamo molto bene che il cioccolato bianco è un po' capriccioso, per cui io metto un po' di micron, questo mi aiuterà oltre a essere il cioccolato molto più liscio, più lucido, ma anche molto piacevole lavorare con lui, perché vedete io ho aggiunto un po' di micron e già il cioccolato è molto più elastico, quasi mi viene di chiamarlo così. Lo mettiamo in una ciotola più stretta e più piccola. Adesso con tanta delicatezza, però dobbiamo esserci veloci, facciamo il bagnetto alle nostre fragole in questo cioccolato. Ecco, provate di non tenerlo troppo perché sennò diventa un spessore troppo grosso di cioccolato e l'aspetto non sarà così bello. Copriamo questi fragole con tanti bacini e tanti cuoricini. Se il cioccolato si raffredda mentre lavoriamo, lo scaldiamo con il phon. Per dargli un effetto molto più chic ho preso spray con color oro, così le nostre fragole sono molto particolari. Prendiamo le scatole, queste che si vendono anche nei negozi di pasticceri. Ci sono anche questi piattini così piccoli, trasparenti, li trovo molto originali, così molto chic. Li mettiamo dentro nelle scatole. E se avete una scatola più personalizzata, più carina, se riuscite a trovarla, ecco, sarà ancora molto più bello e molto più di effetto. E adesso dal romanticismo passiamo alla organizzazione. Avevo condiviso come con questa retina abbiamo messo i coperchi giusto per organizzare al meglio la nostra cucina. Abbiamo messo delle tazze, abbiamo messo dei bicchieri, la pasta, non per salvaspazio. Abbiamo messo anche le spezie. Ci siamo trovati bene con questa retina. Abbiamo messo anche la frutta per eliminare il piano di lavoro. Abbiamo messo di asciugamani e addirittura l'abbiamo portata anche nell'armadio. Abbiamo fatto vedere come
possiamo organizzare bene anche l'armadio con questa retina. Oggi voglio condividere con voi altre idee a proposito con fermalibri ideali per tenere i taglieri più compatti. Questa retina invece la mettiamo in verticale, mi trovo molto bene, ad esempio possiamo mettere o la carta stagnola, la carta da forno, i sacchetti, ma più che altro è ottimo per questi oggetti come per la planetaria, no? Per impastare, sono molto ingombranti e soprattutto occupano tanto spazio e sempre creano caos nella nostra cucina. E se la distanza vi permette lo possiamo attaccare anche e mettere sopra sull'anta in cucina, ad esempio in comune, per mettere i vari caricatori. Soprattutto è molto ottimo per tenere il modem in caso di wifi, lo posizioniamo di sopra così abbiamo liberato spazio di sotto. Penso che in tanti ce l'hanno questa spazzola elettrica che hanno tanti testini e possiamo selezionarli e dividerli, quali usare in cucina, quali per il bagno. Io mi sono trovata molto bene a lavare il bagno, a lavare la doccia, abbiamo lavato con lei il divano, abbiamo lavato il tappeto, no? Diciamo che si affatica di meno e soprattutto si lavano molto bene. Questa spazzola è ottima anche di lavare altre cose che magari non ci pensiamo, visto che comunque l'abbiamo, la sfruttiamo al meglio. Di lavare ad esempio la lavastoviglie, ecco, rimane tutto bello lucido e soprattutto lei va a insistere, e anche la lavatrice. Nonostante i robot di ultima generazione cambia la forma per riuscire a pulire più spazi possibile, diviene impossibile perché lui comunque non riesce ad andare nei piccoli angoli. Vi presento il robot più piccolo del mondo, SwitchBot K10 Plus. È un robot aspirapolvere più piccolo al mondo, può pulire tutti gli angoli con facilità. Le caratteristiche: è grande alla metà di modelli tradizionali, ma offre fino al 90% in più di efficienza di pulizia. È il robot più piccolo, più compatto e soprattutto il più silenzioso che io abbia mai visto e mai provato. All'interno abbiamo comunque la spazzola centrale che aspira la nostra polvere, la rotellina, le rotte che gli aiuta a cavalcare molto bene i nostri tappeti, il pulsantino per accendere, il pulsantino per avviare la pulizia e il pulsantino per mandarlo a casa. La spazzola laterale è molto particolare che non ho mai visto sugli altri robot. Abbiamo anche il filo, qua si chiude bene giusto per rimanere bel compatto. All'interno abbiamo il mop, ma non è proprio un vero mop, dopo vi spiego. Abbiamo un sacchettino per la polvere e un altro filtro, e qua abbiamo i pani usa e getta profumati. Quello non lava il pavimento, ma ecco, si mettono questi salvietti profumati e vi profuma la casa. Possiamo anche scaricare l'applicazione sul cellulare, in più c'è anche un telecomando piccolo dove noi possiamo accendere le pulizie con il telecomando, mandarlo a casa per fare lo svuotamento della cassetta della polvere. Questo robot è ottimo per chi ha di spazi piccoli ma comunque ci tiene a una pulizia regolare, ecco, e questo è ottimo perché con la dimensione piccola che ha, anche se non avete la casa grande, lui riesce comunque ad andare su ogni piccolo spazio della vostra casa. Quello non c'è bisogno di alzare le sedie, di fare spazio in casa, perché lui si trova a suo agio quando trova tutti questi sedie, tutti questi va veramente ovunque, nei spazi più piccoli che voi avete della casa, lui li pulisce tutto, e quando ha finito di pulire fa svuotamento della polvere. Come dicevo, non ha un vero e proprio mop, però ecco, ci sono questi salvettini profumati, bagnati, che vi va a profumare la casa e leggermente vi pulisce la polvere.
Vi lascerò il link nella descrizione del video, c'è anche un buono sconto, vi lascerò tutto quanto nella descrizione con le date da quando inizia la promozione e quando finisce. Abbiamo la casa pulita, per cui passiamo alla decorazione. Trovo una ottima idea con questa lanterna di giocare un po' con lei. Se vogliamo abbellire la nostra casa, possiamo mettere dentro le nostre piante e si vede molto bello. Ha un aspetto molto romantico, molto delicato. Mi piace tantissimo perché cosa avete queste lanterne che magari non le usate, stanno lì e non sappiate cosa fare con loro. Provate a mettere qualche pianta dentro. Il prossimo trucchetto è stata proprio una di voi a dirmelo. Se per caso i vostri bambini hanno scritto sul divano, soprattutto sulle sedili in macchina, basta prendere un disco di cotone e aggiungiamo struccanti per gli occhi e va via subito. Ho messo a frullare 80 grammi di noce. Qua dentro aggiungiamo, dopo che si sono frullate le noci, aggiungiamo le due mele che le abbiamo prima tagliate. All'interno aggiungo anche 2 uova, un pizzico di sale, 70 grammi di zucchero. Aggiungo 2 cucchiai di farina e aggiungo 40 grammi di cacao amaro. 8 grammi lievito per il dolce e 30 grammi, 30 ml burro di cocco sciolto. Mettiamo tutto a frullare, dopodiché faremo una bella merenda, un buon dolce con tutto questo. Su una pirofila aggiungiamo un po' di riso, mettiamo la carta da forno e tutto questo impasto lo mettiamo in forno a 180 gradi per circa 40 minuti. E sì, sopra io ho aggiunto anche un altro po' di cioccolato fondente. Volendo potete aggiungere anche gocce di cioccolato bianco che è sempre buono, però io preferisco il cioccolato fondente. Abbiamo un dolce molto veloce, soprattutto molto buono, che possiamo anche darlo a scuola come merenda. Ognuna di noi ha il suo metodo di conservare le medicine, no? Giusto per avere un'idea chiara di quello che abbiamo in casa. Ognuna di noi li conserva in modo diverso, ma io oggi voglio condividere con voi come possiamo organizzarci al meglio con le medicine e di non comprarle soprattutto inutilmente e soprattutto magari le medicine che sono già scadute, giusto per avere con una bella organizzazione. Guardate, mettiamo tutto nel telefono sulle note. Io scrivo, ad esempio, quando io compro qualcosa, scrivo tutto in cellulare, scrivo il nome della medicina e scrivo anche la data della scadenza, giusto per aiutarmi di capire meglio che medicine ho in casa. Ecco, in parentesi io scrivo ad esempio mal di gola Alberto, che è mio figlio, o ad esempio posso scrivere infezioni all'occhio quando ho avuto la mia figlia, o qualche allergia particolare, perché se non siamo esperti molto dei nomi delle medicine a volte compriamo inutilmente che magari abbiamo già in casa. Così quando io vado ad esempio da pediatra con un problema, io veloce guardo in cellulare tutto quello che ho, vi faccio vedere a lui, ecco, mal di gola, io avevo questo in casa, ecco, così lui mi dice va bene, allora signora può usare questo, e poi con una X mi faccio, guardo ad esempio quello che è scaduto, così io tengo tutto sotto controllo e in questo modo evito di comprare le medicine inutili. Questo trucchetto è ottimo per chi ha i bambini piccoli, basta aprire le vostre note e avete tutto già, no? Una idea ben precisa di quello che tenete in casa.
L'ovetto Kinder lo trovo ottimo e come trovo io soprattutto molto bene, io viaggio spesso con i bambini, di mettermi dentro o la tachipirina o qualche vitamina, giusto per avere sempre con me. In caso che succeda qualcosa, almeno so che di avere, no, il stretto necessario per quanto riguarda un po' di febbre. E questo ovetto sta molto bene anche in una borsa piccola, non occupa spazio e sta molto compatto. Se questo video ti è stato utile e interessante, condividilo sui vostri gruppi, sulle vostre pagine, questo mi aiuta a crescere sempre di più. E lasciami un commento, quale di questi trucchetto ti è piaciuto di più. Io vi saluto e a presto, ciao ciao! An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act.